Quello che sto per rivelarti potrebbe cambiare per sempre il modo in cui vedi le persone intorno a te. Hai mai vissuto quella strana sensazione quando tutto sembrava perfetto in superficie, ma dentro sentivi un'inquietudine che non riuscivi a spiegare? Quella voce sussurrava: qualcosa non quadra. Quella voce aveva ragione, perché esistono predatori emotivi che hanno perfezionato l'arte dell'inganno. Non indossano maschere di carnevale, indossano sorrisi, abbracci e parole dolci. E tra poco scoprirai come riconoscerli prima che sia troppo tardi. L'arte del vittimismo professionale. Marco Aurelio scrisse una volta: tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. E questi manipolatori sono maestri nel trasformare le loro opinioni distorte nella tua realtà. Immagina di trovarti davanti a un attore che ha passato una vita intera a perfezionare un solo ruolo: la vittima incompresa. Non parliamo di chi occasionalmente si lamenta, parliamo di qualcuno che ha fatto del vittimismo una vera e propria professione. Questi individui hanno una capacità straordinaria di riscrivere la storia. Ogni conflitto, ogni problema, ogni situazione che va storta diventa automaticamente colpa di qualcun altro. Ma non è solo questo che li rende pericolosi. È il modo in cui ti coinvolgono emotivamente nella loro narrativa. Ti raccontano storie che ti spezzano il cuore, ti dipingono scenari in cui sono sempre stati traditi, feriti, abbandonati da persone crudeli che non li capivano. E tu, con la tua capacità di empatia, che dovrebbe essere un dono, diventi la loro preda perfetta. Ma c'è qualcosa di ancor più subdolo in tutto questo. Questi professionisti del vittimismo non si limitano a raccontarti le loro disgrazie. Ti fanno sentire speciale perché sei l'unico che davvero li capisce. Ti convincono che hai un legame unico con loro, che sei diverso da tutte quelle persone cattive che li hanno feriti in passato. E quando finalmente commetti l'errore di metterli davanti alle loro responsabilità, quando osi suggerire che forse anche loro hanno contribuito al problema, ecco che scatta la trappola emotiva perfetta. Le lacrime iniziano a scorrere, la voce si spezza e improvvisamente tu sei diventato come tutti gli altri che li hanno feriti. Seneca diceva: la verità non teme la luce, ma questi manipolatori vivono nell'ombra delle mezze verità. Ti raccontano solo la parte della storia che li fa apparire come martiri, omettendo accuratamente ogni dettaglio che potrebbe rivelare la loro vera natura. La cosa più inquietante: sono così bravi in questo gioco che spesso convincono anche se stessi. Hanno vissuto così a lungo nella loro realtà distorta che hanno perso il contatto con la verità. Non stanno solo mentendo a te, stanno mentendo a se stessi. C'è un segnale che non riescono mai a nascondere completamente. Osserva cosa succede quando le cose vanno bene nella loro vita. Una persona normale celebra, gioisce, condivide la felicità. Loro trovano sempre un ma, sempre un motivo per cui anche le cose positive sono in realtà negative, o temporanee, o immeritate, perché la felicità genuina non si adatta alla loro narrativa di vittima perpetua. Nelle prossime 2 settimane tieni un diario delle conversazioni. Quando qualcuno ti racconta un problema, segna se si assume qualche responsabilità o se incolpa sempre gli altri. Questo semplice esercizio ti aprirà gli occhi su schemi che prima non notavi. Il teatro delle 2 facce. Epitteto insegnava: non sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti. E questi maestri dell'inganno sanno esattamente come manipolare i giudizi degli altri per controllarti. Hai mai avuto quella sensazione strana di vivere in 2 realtà parallele con la stessa persona? In pubblico sei il loro orgoglio e la loro gioia. Ti presentano come se fossi un trofeo, raccontano a tutti delle tue qualità straordinarie, ti coprono di complimenti davanti agli altri. Ma aspetta, c'è un secondo atto in questo spettacolo che nessuno vede. Quando le luci del palcoscenico si spengono, quando il pubblico se ne va, quando rimanete soli, ecco che cala la maschera. Quei complimenti si trasformano in critiche sottili. Quell'ammirazione pubblica diventa sarcasmo privato. Quell'orgoglio che mostravano diventa un veleno che ti inoculano goccia dopo goccia. Non gioire troppo con questi complimenti, ti sussurrano con un sorriso.
ricordati che conosco i tuoi veri limiti. In fondo, se non ci fossi io a tenerti con i piedi per terra, questo non è amore, questo è controllo psicologico. Perché lo fanno? Semplice. Sanno che se ti umiliassero pubblicamente, tutti vedrebbero la loro vera natura. Invece costruiscono la loro reputazione di persona amorevole e di supporto agli occhi del mondo, mentre sistematicamente demoliscono la tua autostima in privato. È una strategia diabolicamente efficace. Se mai provi a raccontare a qualcuno quello che succede davvero dietro le quinte, chi ti crederebbe? Tutti hanno visto quanto ti ammirano in pubblico. Tu sembreresti il pazzo, l'ingrato, quello che non sa apprezzare l'amore che riceve, e loro lo sanno perfettamente. C'è un aspetto ancora più sottile di questa manipolazione. Non si limitano a essere dolci in pubblico e cattivi in privato. Calibrano attentamente il dosaggio. Ti danno abbastanza validazione pubblica da non farti scappare, ma abbastanza umiliazione privata da mantenerti insicuro e dipendente dalla loro approvazione. Ti tengono in un limbo emotivo costante, abbastanza in alto da non mollare tutto, abbastanza in basso da non sentirti mai veramente sicuro di te stesso. Marco Aurelio ci ricorda: la qualità delle nostre azioni dipende dalla qualità dei nostri pensieri, ma loro inquinano i tuoi pensieri con dubbi costanti su te stesso, sulla tua competenza, sul tuo valore. E quando finalmente inizi a mettere in discussione questo trattamento, quando cominci a chiederti perché il loro comportamento cambia così drasticamente a seconda del pubblico, ecco che arriva la manipolazione psicologica per farti dubitare della realtà. Ma cosa dici? Io ti sostengo sempre. Sei tu che sei troppo sensibile. Non so di cosa stai parlando. Per una settimana osserva come le persone intorno a te si comportano in pubblico e come in privato. Prendi nota mentale di chi mantiene coerenza nel comportamento e chi invece cambia drasticamente registro. La consapevolezza è il primo passo verso la protezione. L'erosione silenziosa della tua realtà. Confessa i tuoi errori prima che un altro ti accusi di loro, diceva Seneca. Ma cosa succede quando sei tu ad essere accusato di errori che esistono solo nella mente distorta di chi vuole controllarti? Ti sto per raccontare una delle tecniche di manipolazione più pericolose che esistano. Non lascia lividi visibili, non fa rumore, ma può distruggere una mente sana in modo sistematico e inesorabile. Inizia sempre con piccole discrepanze. Una conversazione che ricordi in un modo, ma che loro giurano sia andata diversamente. Un appuntamento che eri sicuro di aver fissato, ma che loro negano di aver mai concordato. Parole che sei certo di aver sentito, ma che loro sostengono di non aver mai pronunciato. All'inizio pensi sia una questione di memoria. Dopotutto, tutti possiamo fraintendere qualcosa ogni tanto, giusto? Quindi lasci correre, ti scusi, accetti la loro versione dei fatti. Ma è proprio questo il momento in cui entra in azione il loro piano diabolico. Quello che stanno facendo è testare la tua resistenza psicologica. Stanno vedendo quanto facilmente riesci a mettere in dubbio la tua stessa percezione della realtà. E quando scoprono che ci riesci, aumentano la frequenza e l'intensità, iniziano a contraddire ricordi più importanti, negano conversazioni intere, riscrivono eventi significativi della vostra relazione e ogni volta che protesti, ogni volta che insisti sulla tua versione, loro ti guardano con quella espressione di finta preoccupazione e ti dicono: forse dovresti vedere qualcuno. Ultimamente la tua memoria non è più quella di una volta. Ecco il punto cruciale. Non stanno solo mentendo, stanno sistematicamente demolendo la tua fiducia nella tua capacità di percepire la realtà in modo accurato. Marco Aurelio scriveva: molto spesso quello che consideriamo malvagio è soltanto la nostra interpretazione, ma a volte il malvagio è esattamente quello che sembra. A volte la tua interpretazione è l'unica cosa che può salvarti dalla follia. La manipolazione psicologica per farti dubitare della percezione della realtà non è solo dire bugie, è creare un sistema di bugie così coerente e persistente che la vittima inizia a dubitare della propria sanità mentale. È far sì che tu diventi dipendente da loro per distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. E quando raggiungono questo obiettivo,
Quando sei arrivato al punto di chiedere la loro conferma prima di fidarti dei tuoi stessi ricordi, ecco che hanno vinto. Sei diventato completamente dipendente dalla loro versione della realtà. C'è un aspetto ancora più sinistro in tutto questo. Spesso registrano le reazioni che provochi quando cerchi di difendere la tua versione dei fatti. Se ti arrabbi, se alzi la voce, se mostri frustrazione, loro usano queste reazioni come prova della tua instabilità mentale. Guarda come reagisci, ti dicono con calma artificiale. Non è normale arrabbiarsi così per una piccola discrepanza di memoria. Forse hai davvero bisogno di aiuto. Inizia a tenere un diario quotidiano. Scrivi gli eventi importanti della giornata, le conversazioni significative, gli accordi presi, non per paranoia, ma per mantenere un record oggettivo della tua realtà. Quando qualcuno cerca di contraddire qualcosa che hai scritto, hai un punto di riferimento che non può essere manipolato. La dipendenza dall'affetto razionato. La felicità non consiste nell'avere quello che si vuole, ma nel volere quello che si ha, insegnava Epitteto. Ma loro trasformano questa saggezza in un'arma, facendoti desiderare costantemente ciò che ti negano strategicamente. Ti sto per spiegare una delle strategie di controllo più raffinate che esistano. È basata su una profonda comprensione della psicologia umana e su come funzionano i meccanismi di ricompensa del nostro cervello. Immagina di essere in un casinò. Le slot machine sono progettate con un sistema di ricompense intermittenti. Non sai mai quando arriverà il jackpot, ma sai che prima o poi arriverà. Questo crea dipendenza, perché il cervello rilascia dopamina non solo quando vinci, ma soprattutto nell'attesa della vincita. Ecco esattamente come operano questi manipolatori emotivi con il tuo bisogno di affetto e riconoscimento. Non ti negano completamente l'amore. Se lo facessero te ne andresti. Invece te lo danno a dosi calcolate. Un giorno sei la persona più importante della loro vita. Ti sommergono di attenzioni, di complimenti, di gesti romantici che ti fanno sentire speciale, unico, amato profondamente. Il tuo cervello registra questa sensazione incredibile e la cataloga come «questo è come dovrebbe essere sempre». Ti senti finalmente compreso, apprezzato, valorizzato. Pensi di aver trovato la tua anima gemella. E poi, senza preavviso, senza spiegazione, tutto cambia. Diventano freddi, distanti, quasi indifferenti. I messaggi affettuosi si riducono a risposte monosillabiche. Gli sguardi pieni d'amore si trasformano in occhiate distratte. L'interesse per i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti semplicemente svanisce. E tu impazzisci. Ripensi a tutto quello che hai detto o fatto. Ti chiedi cosa hai sbagliato. Inizi a modificare il tuo comportamento, cercando disperatamente di riconquistare quella sensazione di connessione che avevi assaporato. Ma ecco il punto, non hai fatto niente di sbagliato. Questo è il loro sistema di controllo. Seneca diceva: «Quanto tempo sprecano coloro che non sanno che ogni momento è un dono?» Ma loro ti fanno sprecare tempo prezioso, inseguendo versioni inconsistenti di se stessi, aspettando il ritorno di una persona che in realtà non è mai esistita davvero. Quando sentono che stai per mollare, quando percepiscono che la tua pazienza si sta esaurendo, ecco che scatta la fase di recupero. Improvvisamente tornano ad essere la persona di cui ti sei innamorato. Ti spiegano che hanno passato un periodo difficile, che avevano bisogno di spazio, che ora hanno capito quanto sei importante per loro. E tu ci caschi di nuovo. Questo ciclo, adorazione, freddezza, recupero, può andare avanti per anni. E ogni volta diventi un po' più dipendente da quei momenti di affetto, un po' più disposto a tollerare i periodi di freddezza, un po' più convinto che questo sia normale nelle relazioni. Non lo è. L'amore sano è costante, non perfetto, ma costante. Non ti fa vivere sulle montagne russe emotive. Non ti fa sentire come se dovessi costantemente guadagnare il diritto di essere amato. Crea un grafico emotivo delle tue relazioni importanti. Su una scala da 1 a 10, segna ogni giorno come ti sei sentito con quella persona. Dopo un mese, guarda il grafico. Le relazioni sane mostrano piccole oscillazioni intorno a un livello alto.
Le relazioni tossiche mostrano picchi estremi seguiti da crolli drammatici. Il sabotatore che indossa la maschera del mentore. Marco Aurelio scriveva: «La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico». Ma cosa fai quando il tuo nemico si traveste da alleato, da sostenitore, da persona che vuole solo il tuo bene? Questo è probabilmente il tipo di manipolazione più difficile da riconoscere, perché si nasconde dietro gesti che sembrano amorevoli e premurosi. Sto parlando di quelle persone che sabotano sistematicamente la tua crescita mentre fingono di essere i tuoi più grandi sostenitori. All'inizio tutto sembra perfetto, sono entusiasti dei tuoi progetti, ti incoraggiano a sognare in grande, ti dicono che credono ciecamente nelle tue capacità. Ti senti fortunato ad avere qualcuno che ti capisce così bene, che vede il tuo potenziale anche quando tu stesso ne dubiti. Ma poi inizi a notare delle stranezze. Quando hai un colloquio importante, improvvisamente si ricordano di dover discutere di un problema urgente proprio un'ora prima. Quando hai un progetto che richiede concentrazione, arrivano con emergenze che solo tu puoi risolvere. Quando stai per fare un passo importante verso i tuoi obiettivi, spuntano fuori con dubbi apparentemente ragionevoli. Sei sicuro di essere pronto? Non è che stai correndo troppo. Forse dovresti aspettare ancora un po', fino a quando non sarai veramente preparato. E siccome si tratta di osservazioni formulate con apparente preoccupazione, tu inizi a dubitare di te stesso. Forse hanno ragione. Forse stai davvero correndo troppo. Forse non sei ancora pronto. Ma c'è qualcosa di ancora più sottile in questo tipo di sabotaggio. Non si limitano a creare dubbi nella tua mente. Lavorano attivamente per limitare le tue opportunità, sempre mantenendo un'apparenza di innocenza. Dimenticano di passarti informazioni cruciali. Arrivano in ritardo quando dipendi da loro per qualcosa di importante. Condividono le tue idee con altri prima che tu abbia la possibilità di svilupparle. E quando le cose vanno male, sono i primi a consolarti con un «te l'avevo detto», nascosto dietro un abbraccio di falsa compassione. Seneca insegnava: «Ogni uomo nuovo è una nuova esperienza, un nuovo universo». Ma questi sabotatori hanno paura dei tuoi nuovi universi. Hanno paura che se tu cresci troppo, se realizzi il tuo potenziale, non avrai più bisogno di loro. Il loro obiettivo non è distruggerti completamente, è tenerti in uno stato di dipendenza permanente, dove sei abbastanza capace da essere utile, ma mai abbastanza sicuro di te da essere veramente indipendente. E la cosa più frustrante, spesso lo fanno inconsciamente. Sono così abituati a definire se stessi in relazione alla tua debolezza che la tua forza li spaventa. Preferiscono essere necessari piuttosto che vedere te felice e realizzato. Ecco come puoi riconoscerli. Osserva cosa succede quando le cose ti vanno davvero bene. Una persona che ti ama genuinamente celebra i tuoi successi senza riserve. Un sabotatore mascherato da sostenitore troverà sempre un ma, sempre un motivo per smorzare la tua gioia. Sono felice per te, ma non montarti la testa. È fantastico. Però ora iniziano le vere sfide. Bello, ma non dimenticare che la fortuna può girare. Non possono sopportare di vederti veramente felice, perché la tua felicità autentica non ha bisogno di loro. Per le prossime 3 settimane tieni traccia di chi nella tua vita reagisce positivamente ai tuoi successi e chi invece trova sempre modo di ridimensionare le tue vittorie. Nota anche chi è sempre disponibile quando hai bisogno di conforto, ma misteriosamente occupato quando hai bisogno di supporto per crescere. L'architetto delle tue paure. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la padronanza della paura, insegnava Marco Aurelio. Ma cosa succede quando qualcuno che dovrebbe aiutarti a padroneggiare le tue paure invece le usa come strumenti di controllo? Le tue paure sono come impronte digitali, uniche, personali, profondamente radicate nella tua storia e nelle tue esperienze. Quando condividi queste vulnerabilità con qualcuno di cui ti fidi, stai essenzialmente consegnando loro le chiavi dei tuoi punti più deboli. Una persona che ti ama userà questa conoscenza per aiutarti a crescere, per sostenerti nei momenti difficili, per ricordarti della tua forza quando la dimentichi. Ma un manipolatore cataloga ogni tua paura come un'arma da usare al momento giusto.
Il processo inizia sempre con la fase di raccolta informazioni. Ti fanno sentire sicuro, compreso, accettato. Creano uno spazio emotivo dove ti senti libero di aprirti, di condividere le tue insicurezze più profonde. E tu, pensando di aver trovato finalmente qualcuno che ti capisce, ti confidi completamente. Gli racconti della paura del fallimento che ti paralizza quando devi prendere decisioni importanti. Gli parli del terrore di essere abbandonato che deriva da traumi del passato. Condividi con loro le insicurezze che ti tengono sveglio di notte, i dubbi che ti assalgono nei momenti di maggiore vulnerabilità. E loro ascoltano. Oh, come ascoltano attentamente. Ma non stanno ascoltando per capirti meglio. Stanno ascoltando per controllarti meglio. Quando arriva il momento, quando vuoi fare un cambiamento significativo, quando stai per uscire dalla loro sfera di influenza, quando inizi a mettere in discussione il loro comportamento, ecco che tirano fuori il loro arsenale di paure personalizzate. Vuoi cambiare lavoro? Ricordi cosa è successo l'ultima volta che hai preso un rischio del genere? Non voglio vederti soffrire di nuovo. Vuoi mettere fine a una relazione tossica? Chi altri ti accetterà con tutti i tuoi problemi? Almeno io ti conosco e ti accetto per quello che sei. Ogni frase è calibrata per colpire esattamente dove sai di essere più vulnerabile. Non è una coincidenza, è una strategia deliberata. Seneca diceva: il coraggio non è l'assenza di paura, ma l'azione nonostante la paura. Ma loro vogliono che tu rimanga paralizzato dalla paura, incapace di agire, dipendente dalla loro presenza per sentirti al sicuro. E la cosa più insidiosa? Presentano questa manipolazione come amore, come protezione, come preoccupazione genuina per il tuo benessere. Lo faccio solo perché ci tengo a te. Non voglio che tu commetta errori di cui potresti pentirti. Conosco i tuoi punti deboli meglio di chiunque altro. Ma c'è una differenza fondamentale tra chi ti protegge e chi ti controlla attraverso la paura. Chi ti protegge veramente ti aiuta a diventare più forte, ti incoraggia ad affrontare le tue paure, ti sostiene mentre impari a superarle. Chi ti controlla usa le tue paure per tenerti piccolo, dipendente, sotto il suo controllo. Un vero alleato ti dice: so che hai paura, ma so anche che sei più forte di quanto pensi. Io sarò qui a sostenerti mentre affronti questa sfida. Un manipolatore ti dice: so che hai paura e hai ragione ad averla. Il mondo là fuori è pericoloso, ma qui con me sei al sicuro. La differenza è sottile ma fondamentale. Uno ti spinge verso la crescita, l'altro ti trattiene nella stagnazione. Scrivi una lista delle tue 3 paure più grandi. Poi, per ogni persona importante nella tua vita, nota come reagiscono quando questi argomenti emergono in conversazione. Chi ti incoraggia ad affrontare queste paure? Chi invece sembra rafforzarle o usarle per dissuaderti dall'azione? Questa distinzione ti mostrerà chi ha veramente a cuore la tua crescita. L'illusione della fedeltà condizionata. Un amico fedele è un tesoro inestimabile, diceva Seneca. Ma cosa succede quando quello che scambi per un tesoro si rivela essere una moneta falsa, apparentemente preziosa ma in realtà senza valore? La fedeltà autentica è una delle qualità più rare e preziose nell'universo delle relazioni umane. È quella forza che tiene unite le persone nei momenti di tempesta, che resiste alle tentazioni e alle pressioni esterne, che non vacilla nemmeno quando il costo di rimanere fedeli diventa alto. Esiste anche una versione contraffatta della fedeltà, così ben realizzata che può ingannare anche gli osservatori più attenti. È la fedeltà condizionata, quella che dura fino a quando conviene, fino a quando serve, fino a quando il prezzo da pagare non diventa troppo alto. Inizialmente, questi falsi alleati sembrano le persone più leali che tu abbia mai incontrato. Ti difendono pubblicamente, si schierano dalla tua parte nei conflitti, fanno grandi dichiarazioni sulla solidità del vostro legame. Ti fanno sentire come se avessi finalmente trovato qualcuno che sarà sempre dalla tua parte, qualunque cosa accada. Noi due contro il mondo diventa il loro motto. Ti sarò sempre fedele diventa la loro promessa. E tu ci credi perché le loro azioni iniziali sembrano confermare le loro parole.
C'è un contratto invisibile in questa relazione, scritto in caratteri così piccoli che inizialmente non riesci a leggerlo. Le clausole di questo contratto sono semplici ma ferree. La loro fedeltà è tua, ma solo se tu metti sempre i loro bisogni prima dei tuoi, solo se non li metti mai in discussione, solo se accetti di rimanere in una posizione subordinata nella gerarchia della relazione. Funziona perfettamente fino a quando non cerchi di cambiare i termini dell'accordo, fino a quando non osi chiedere la stessa fedeltà che dai, fino a quando non provi a mettere te stesso al primo posto, anche solo occasionalmente. Epitteto insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere grandi proprietà, ma nell'avere pochi desideri. Ma questi falsi alleati ti insegnano l'opposto, ti fanno desiderare costantemente la loro approvazione, la loro fedeltà, il loro riconoscimento, trasformando questi bisogni in catene che loro controllano. Quando arriva il momento della verità, quando hai bisogno di loro tanto quanto loro hanno sempre avuto bisogno di te, ecco che scopri la natura condizionata della loro fedeltà. Improvvisamente sono troppo occupati per aiutarti. Improvvisamente i tuoi problemi sono troppo complicati per loro. Improvvisamente scoprono che forse hai delle responsabilità in quello che ti sta succedendo. E se osi fargli notare questa discrepanza, se osi ricordare loro tutte le volte che tu sei stato presente quando avevano bisogno, ecco che diventi il cattivo. Sei troppo esigente. Non puoi pretendere che risolva tutti i tuoi problemi. Forse stai chiedendo troppo da questa relazione. Il tradimento più profondo arriva quando decidono che la loro reputazione, il loro comfort, i loro interessi sono più importanti della vostra relazione. Non si limitano a non sostenerti, si voltano attivamente contro di te. Iniziano a parlare alle tue spalle, condividendo informazioni private che avevi condiviso con loro in confidenza. Diffondono dubbi sulla tua stabilità, sulla tua affidabilità, sul tuo carattere. E lo fanno sempre mantenendo un'apparenza di dispiacere, come se fossero costretti dalle circostanze a rivelare queste verità dolorose su di te. Marco Aurelio ci ricorda: la qualità delle nostre azioni dipende dalla qualità dei nostri pensieri, e i pensieri di questi falsi alleati sono sempre rivolti al proprio tornaconto, anche quando fingono di pensare al tuo bene. La vera fedeltà non ha condizioni nascoste. Non viene ritirata nel momento del bisogno, non si trasforma in tradimento quando mantenere la fedeltà diventa scomodo o costoso. Rifletti sulle relazioni importanti della tua vita e chiediti: quando ho avuto bisogno di supporto, chi è rimasto e chi ha trovato scuse? Quando ho commesso errori, chi mi ha aiutato a crescere e chi ha usato quegli errori contro di me? La fedeltà si misura nei momenti difficili, non in quelli facili. Il vampiro energetico mascherato da angelo. Marco Aurelio scriveva: quando ti alzi al mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, gioire, amare. Ma cosa succede quando qualcuno nella tua vita trasforma questo privilegio in un peso, questa gioia in sofferenza, questo amore in dipendenza? Esistono persone che non entrano nella tua vita per arricchirla, ma per prosciugarla. Non vengono per dare, ma per prendere tutto quello che possono. Sono vampiri energetici così abili nella loro arte che riescono a convincerti che il loro parassitismo emozionale è in realtà amore. All'inizio sembra che tu sia la persona più importante del loro universo. Hanno costantemente bisogno di te, dei tuoi consigli, del tuo supporto, della tua presenza, della tua energia. Ti fanno sentire indispensabile, necessario, come se tu fossi l'unica persona al mondo capace di capirli veramente. E tu, con la generosità che ti caratterizza, dai il tuo tempo quando ne hanno bisogno, dai la tua energia emotiva quando attraversano le loro crisi infinite, dai la tua saggezza quando devono prendere decisioni, dai la tua pazienza quando si comportano in modo irrazionale. All'inizio sembra naturale, sembra quello che fanno le persone che si vogliono bene. Ti dici che anche tu avresti bisogno dello stesso supporto se fossi nella loro situazione. C'è una differenza fondamentale che inizialmente ti sfugge. In una relazione sana, il dare e il ricevere è bilanciato. Può non essere perfettamente paritario in ogni momento, ma nel tempo si equilibra.
Ci sono momenti in cui tu dai di più e momenti in cui ricevi di più, ma entrambi contribuite al benessere dell'altro. Con un vampiro energetico, invece, il flusso è unidirezionale. Tu dai sempre, loro prendono sempre. E quando hai bisogno di supporto, quando attraversi un momento difficile, quando avresti bisogno di una frazione dell'energia che hai investito in loro, ecco che scopri la verità. Non sono mai stati realmente presenti per te. Improvvisamente sono troppo stanchi per ascoltare i tuoi problemi. Improvvisamente i loro impegni diventano più urgenti dei tuoi bisogni. Improvvisamente scoprono che non sono bravi a gestire queste situazioni o che non vogliono dire la cosa sbagliata. Ma la manipolazione più sottile sta nel modo in cui ti fanno sentire in colpa per aver osato chiedere supporto. Ti fanno capire che sei egoista, che pretendi troppo, che non capisci quanto loro stiano già soffrendo. Ti convincono che il tuo dolore è meno importante del loro, che i tuoi problemi sono meno urgenti dei loro. Seneca diceva: ogni nuovo inizio deriva dalla fine di un altro inizio, e questi vampiri energetici ti impediscono di iniziare qualsiasi cosa di nuovo, perché tutte le tue risorse emotive sono monopolizzate dai loro drammi infiniti. Hanno sempre una crisi in corso, sempre un problema che solo tu puoi aiutare a risolvere, sempre un'emergenza emotiva che richiede la tua attenzione immediata. E se mai provi a stabilire dei confini, se mai provi a dire «oggi non posso», ecco che parte il ricatto emotivo. Pensavo fossi l'unica persona su cui potevo contare. Non so a chi altro rivolgermi. Se non mi aiuti tu, non so cosa farò. E tu, mosso dalla compassione e dal senso di responsabilità che loro hanno accuratamente coltivato in te, cedi. Ancora una volta metti da parte i tuoi bisogni per correre in loro soccorso. C'è qualcosa di ancora più sinistro in tutto questo. Questi vampiri non vogliono veramente risolvere i loro problemi, vogliono che i problemi continuino a esistere, perché sono la loro fonte di potere su di te. Ogni volta che risolvi una delle loro crisi, magicamente ne spunta fuori un'altra. Non importa quanti consigli dai, quanto supporto offri, quanta energia investi nel loro benessere, non sarà mai abbastanza, perché il loro obiettivo non è stare meglio. Il loro obiettivo è tenerti legato a loro attraverso un senso di obbligo infinito. Marco Aurelio ci ricorda: tu hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. Ma questi vampiri ti fanno credere che tu sia responsabile per la loro pace mentale, per la loro felicità, per la loro stabilità emotiva. Gradualmente ti ritrovi a vivere la loro vita invece della tua. I loro problemi diventano la tua priorità principale. I loro umori dettano il ritmo delle tue giornate. Le loro crisi diventano più importanti dei tuoi sogni. E quando finalmente ti rendi conto di cosa sta succedendo, quando cominci a vedere lo schema di sfruttamento che si è instaurato, spesso è troppo tardi. Ti senti esausto, svuotato, come se avessi perso una parte fondamentale di te stesso. La cosa più tragica: questi vampiri energetici spesso non si rendono nemmeno conto del danno che stanno causando. Sono così abituati a prendere che hanno dimenticato come dare. Sono così concentrati sui propri bisogni che hanno sviluppato una cecità completa verso quelli degli altri. Tu non sei nato per essere la batteria di qualcun altro. Non sei venuto al mondo per vivere nell'ombra dei problemi di qualcun altro. La tua energia, i tuoi talenti, la tua compassione sono doni preziosi che meritano di essere investiti in relazioni che ti nutrono, non che ti prosciugano. Per le prossime 2 settimane tieni un diario energetico. Dopo ogni interazione significativa, segna se ti senti più carico o più scarico di energia. Nota anche il rapporto dare-ricevere in ogni relazione. Quanto tempo passi ad ascoltare i problemi degli altri rispetto a quanto tempo gli altri passano ad ascoltare i tuoi. Questo esercizio ti aiuterà a identificare chi nella tua vita ti nutre e chi invece ti prosciuga. Hai appena fatto un viaggio attraverso i labirinti più oscuri della manipolazione umana. Hai visto con i tuoi occhi come operano queste persone che indossano maschere perfette mentre portano distruzione nelle vite degli altri. Ma c'è qualcosa di importante che devo dirti prima che questo video finisca. La conoscenza senza azione
è solo intrattenimento. Quello che hai imparato oggi diventa potere solo se lo usi per proteggere te stesso e chi ami. Ecco la verità che voglio che porti con te. Tu hai sempre avuto il potere, è sempre stato dentro di te. Questi manipolatori non ti hanno mai davvero controllato, ti hanno solo fatto dimenticare quanto sei forte. Ma ora che sai riconoscerli, ora che hai visto attraverso le loro maschere, ora che comprendi i loro giochi, cosa farai con questa conoscenza? Non permettere più a nessuno di farti dubitare della tua realtà, non accettare più briciole di affetto da chi dovrebbe amarti completamente, non tollerare più chi ti sabota mentre finge di sostenerti, non lasciare più che usino le tue paure contro di te. Seneca ci insegna: ogni nuovo inizio deriva dalla fine di un altro inizio. Oggi può essere la fine della tua vita come vittima inconsapevole e l'inizio della tua esistenza come persona consapevole e potente. Il mondo ha bisogno della tua luce autentica, della tua energia pulita, del tuo amore genuino. Non sprecarlo con chi non sa apprezzarlo, non permettere che venga rubato da chi non lo merita. Ricorda, la persona che hai più il dovere di proteggere sei tu stesso. Non è egoismo, è responsabilità, perché solo quando sei veramente libero, solo quando sei veramente forte, solo quando sei veramente te stesso, puoi offrire il meglio di te al mondo. La tua vita ti aspetta, la tua felicità ti aspetta, la tua libertà ti aspetta. Vai e rivendicala. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.